Ciao a tutti! In questo tutorial vi voglio spiegare come realizzare questo cestino. Io l'ho fatto per Halloween, o meglio, per il mese di ottobre, visto che ha tutte queste piccole zucchette come bordo e lo utilizzerò per metterci dentro delle caramelle. Però, se voi volete, potete anche metterci dentro una ciotolina, magari in ceramica, e mettergli degli stuzzichini, oppure utilizzarlo come portavaso. Insomma, potrete scegliere in che modo utilizzarlo. Per tutte le tecniche che comunque vi spiego durante il video trovate qui sopra e nel box informazioni tutti i link ai video dedicati, ma adesso andiamo a vedere cosa ci serve per realizzarlo. Per iniziare abbiamo bisogno del filato. Io ho scelto il Bravissimo di Tessiland nella colorazione Coccio, Moro e Prato. In 50 grammi ci sono 150 metri ed è un filato 100% acrilico. Qui consigliano l'uncinetto dal 3 al 3,5. Io per avere una tensione corretta abbastanza stretta utilizzerò un uncinetto numero 3. Inoltre ci servirà anche un ago da maglia e un marcatore a lucchetto, ma adesso andiamo a vedere le spiegazioni. Per avviare il nostro lavoro devo fare un anello magico, quindi avvolgo il filo su 2 dita, entro nel cerchio che ho creato e all'interno di questo cerchio avvio 6 maglie basse, quindi 1, sempre dentro, 2, dentro, 3, dentro, 4, dentro, 5 e 6. Se non sapete come si fa questo avvio, vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Adesso tiro la codina in modo da chiudere il cerchio e poi nella prima maglia bassa vado a fare una maglia bassa, perché adesso noi lavoreremo a spirale, quindi prendo la prima maglia bassa e lavoro una maglia bassa. Lavorando a spirale è chiaro che per sapere dov'è l'inizio e la fine del giro sulla prima maglia vado a mettere un marcatore a lucchetto in maniera da non confondermi. Adesso nel secondo giro devo lavorare per ogni maglia sottostante 2 maglie basse, quindi praticamente aumento, e alla fine del giro avrò 12 maglie basse, quindi io rientro nella maglia di prima e lavoro un'altra maglia bassa, 2, poi prossima maglia, 1 e 2, e vado avanti così appunto fino alla fine del giro. E 12, e sono arrivata alla fine del secondo giro. Adesso tolgo il marcatore a lucchetto e inizio il terzo giro. Nel terzo giro devo lavorare nella prima maglia sottostante, chiaramente, una maglia bassa. Rimetto il marcatore per segnarmi l'inizio e la fine del giro e poi nella prossima maglia sottostante lavoro 2 maglie basse, quindi faccio un aumento. Aspettate che l'ho preso male. Ok, 1 e 2, e vado avanti ripetendo la sequenza di una maglia bassa nella prima maglia bassa e nella seconda maglia bassa 2 maglie basse, quindi alla fine del giro avrò 18 maglie. Nel quarto giro lavoro 2 maglie basse e un aumento, quindi prima maglia, una maglia bassa, metto il marcatore, poi prossima maglia, una maglia bassa, prossima maglia ancora 2 maglie basse, quindi 1, 2, e poi ripeto una maglia bassa, una maglia bassa e l'aumento 2 maglie basse, e vado avanti così fino alla fine del giro.
Nel quinto giro lavorerò 3 maglie basse e l'aumento, quindi nella prima maglia sottostante una maglia bassa e metto il marcatore, poi seconda maglia sottostante una maglia bassa, terza maglia sottostante una maglia bassa e nella quarta faccio l'aumento, quindi lavoro 2 maglie basse. Quindi vado avanti lavorando 3 maglie basse più l'aumento e proseguo così sempre a spirale fino ad arrivare alla grandezza desiderata. E come si fa? Si aumentano mano a mano le maglie basse prima dell'aumento. Quindi se in questo quinto giro abbiamo lavorato 3 maglie basse e poi l'aumento, nel sesto giro lavoreremo 4 maglie basse e poi l'aumento, nel settimo 5 maglie basse e poi l'aumento, e quindi andiamo avanti fino appunto alla grandezza che più ci piace, all'ampiezza desiderata. Bene, io sono arrivata alla mia ampiezza desiderata, cioè 12 centimetri, che è praticamente il 14° giro, dove ho fatto 12 maglie basse e l'aumento, 12 maglie basse e l'aumento, 12 maglie basse e l'aumento, fino ad arrivare a un totale di 84 maglie. Adesso vi faccio vedere come chiudere in maniera pulita per togliere, diciamo così, anche questo scalino. Quindi allungo un pochino il filo, lo tolgo dall'uncinetto, da dietro entro nella maglia successiva, che è la prima maglia del giro, prendo il cappietto, lo metto sull'uncinetto e lo tiro verso il retro, in questo modo. Così praticamente, poi lo faccio più piccolo, non si vede lo scalino. Una volta poi che abbiamo lavorato gli altri giri proprio non si vedrà più nulla. Adesso faccio una catenella e proseguo lavorando in costa retro, cioè nella V esterna, in questa, per tutto il giro sempre a maglie basse. Quindi entro nella prima costa retro, nella prima maglia, e faccio una maglia bassa e poi vado avanti così per tutto il giro. Ok, arrivati alla fine di questo giro in costa retro, ricominciamo a lavorare a spirale sempre a maglia bassa. Quindi entriamo nella prima catenella, nella prima maglia, e mettiamo il marcatore così da sapere quando finiamo il giro, e poi proseguiamo per l'altezza desiderata. Ok, sono arrivata a un'altezza di circa 6 centimetri e mezzo e l'ultimo mio giro è stato il 14°, quindi ho un totale di 84 maglie. Visto che 84 è un numero divisibile per 4, io nel giro successivo andrò a fare degli archetti di 4 maglie. Se voi non avete un numero divisibile per 4, potete o fare degli archetti di 3 maglie o fare degli archetti magari di 5 maglie. Ecco, più di 5 io non vi consiglio, perché sennò diventano troppo grandi e chiaramente meno di 3 diventano troppo piccole. Oppure potete fare un ulteriore giro dove fate degli aumenti per arrivare ad avere un numero divisibile per 4. Quindi tolgo il marcatore e faccio una maglia bassa, poi 1, 2, 3 catenelle e conto 1, 2, 3, e nella quarta maglia sottostante faccio una maglia bassa. Quindi vedete, ho lavorato questo archetto, questo spazio, e poi ripeto 1, 2, 3, conto 1, 2, 3 e nella quarta faccio la maglia bassa. Quindi 3 catenelle, 1, 2,
3, salto 3 maglie sottostanti, 1, 2, 3 e nella quarta una maglia bassa e vado avanti così fino alla fine del giro. Arrivati alla fine, chiudo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa e poi faccio una catenella, taglio il filo e stringo per fissare il mio lavoro, poi questo andrà nascosto. Adesso con il filo arancione entro dall'interno, vedete, in uno spazio, aggancio il filo e faccio 4 catenelle, quindi, ops, scusate, 1, 2, 3 e 4 e poi faccio 4 punti puff, quindi getto il filo sull'uncinetto, entro nello spazio, prendo il filo, lo tiro fuori, 1, getto il filo sull'uncinetto, entro nello spazio, prendo il filo, lo tiro fuori, 2, getto il filo sull'uncinetto, entro nello spazio, prendo il filo, lo tiro fuori, 3, getto il filo sull'uncinetto, entro nello spazio, prendo il filo, lo tiro fuori, 4 e adesso chiudo il mio punto puff e poi proseguo con altri 2 punti puff, quindi getto il filo dentro 1, getto dentro 2, getto dentro 3, getto dentro 4 e chiudo il punto puff. Ne devo fare totali 3, quindi me ne manca 1, getto entro 1, getto entro 2, getto entro 3, getto entro 4 e chiudo il mio terzo punto puff. Adesso faccio 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e mi chiudo con una maglia bassissima sempre all'interno dello spazio. Poi passo al prossimo spazio con una maglia bassa, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e anche qui farò i 3 punti puff, le 4 catenelle, mi chiudo e passo al prossimo spazio, quindi ripeto questa sequenza per tutti gli spazi. 2, 3, 4, quindi finito anche l'ultima zucchettina, gli ultimi 3 punti puff, faccio le 4 catenelle e mi vado a chiudere come ho fatto anche per gli altri spazi con una maglia bassissima. A questo punto tiro il filo, taglio e come vedete ho fatto tutti i punti puff in tutti gli spazi della circonferenza. Sembra così quasi un fiorellino, ma adesso diventeranno delle zucchette. Ok, adesso con il filo marrone entro nello spazio fra le 4 catenelle e il primo punto puff, blocco il filo facendo una catenella, poi rientro in tutti i punti puff, quindi 1, 2, 3 e poi vado a entrare anche tra il punto puff e la catenella e 4, quindi ho 1, 2, 3, 4, 5 maglie sull'uncinetto. Queste 5 maglie le vado a chiudere tutte insieme e poi faccio 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e mi vado a chiudere con una maglia bassissima tra la prima catenella della seconda zucchetta e il punto puff in questa maniera e poi ripeto 1, 2, 3, 4, chiudo tutto, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e chiudo
nella prossima con una maglia bassissima e vado avanti così per tutte quante le zucchette. Sono arrivata anche all'ultima zucchetta e per chiudere il lavoro rientro tra la prima fila di catenelle e il primo punto puff con una maglia bassissima, tiro il filo, taglio, stringo e poi vado a nascondere tutte le codine. Bene, come avete visto, realizzarlo è stato semplice. Io ho utilizzato circa una ventina di grammi di verde, una decina di grammi di arancione e qualche metro di marrone. Per oggi è tutto, se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!